Antonio Cassano, ma signor Cassano, ancora tu, ancora una volta tu, ancora una volta questa ricerca di far parlare di te, di fare visualizzazioni, di fare click, mettendo in mezzo l'Inter e in particolar modo Simone Inzaghi in questo caso. Ancora tu, Antonio Cassano, che sfrutti l'Inter per questi obiettivi e allora noi sfruttiamo le parole di Antonio Cassano per poter fare delle considerazioni un pochino più approfondite e un pochino più sensate dal mio punto di vista. Che cosa ha detto Antonio Cassano? Vi faccio ascoltare la prima parte e poi analizziamo tutto il discorso. Grande differenza, te lo spiego, ovviamente sempre la mia opinione. C'è una grande differenza. In panchina c'è un fenomeno nell'Leverkusen e una pippa nell'Inter. Perché? Pippa esagerato, Anto. Per me sì. No. Per lui sì, per lui Simone Inzaghi è una pippa, si rende subito conto che in questa sua ricerca di fare visualizzazioni ha esagerato, fortunatamente Adani e Ventola durante Viva il Football hanno cercato un pochino di tamponare, Cassano poi torna sotto coperta ma fa anche altre riflessioni che adesso approfondiamo in questo episodio. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e le nostre live ogni giorno alle 19:30. Allora, il delirio di Cassano continua, quindi vi faccio ascoltare un altro pezzo e poi dopo commentiamo punto per punto. No, Sai Pippa perché? Pippa non l'hai mai, ma Pippa non l'hai mai usato, Anto. Un modo di dire, che facciamo così scarso, allenatore scarso, che a me non piace. Perché? Togli Virz, togli, che lui è un campione, un fenomeno. Mi dici per favore un solo, ma ripeto, un solo giocatore del Leverkusen che gioca nell'Inter? Qui intende dire che Xabi Alonso è molto più bravo di Simone Inzaghi perché ha vinto con una squadra in cui ci sono giocatori che non giocherebbero nell'Inter, quindi l'Inter è una squadra molto più forte, ma in realtà questo è uno dei valori aggiunti che ha portato Simone Inzaghi nell'Inter come Xabi Alonso nel Bayer Leverkusen, che ha vinto anche con tanti giocatori che magari non sarebbero al di fuori di quel sistema top mondiali, detto che poi questo è molto discutibile, ma qui già vediamo come sta cominciando a fare un po' retromarcia dopo la prima sparata, ma poi ci dice un'altra cosa su questo tema che vi faccio ascoltare. Cosa vuol dire? Che un allenatore che l'anno scorso fa un calcio meraviglioso, il più bello d'Europa, quest'anno va in Coppa dei Campioni, fa le partite, le vince, ha preso anche 4 gol con Liverpool, non meritando di prendere 4 gol. Alla destra, Frimpong, l'Inter gioca. Non è detto. non lo so, non lo so, caro Andrea. Per quello che ti dico, c'è una differenza che un allenatore è aperto a fare calcio come piace a noi. Quindi Xabi Alonso è aperto a fare calcio e Inzaghi no, e tra poco su questo ci torniamo. Comunque sul gioco qua Cassano esprime un'opinione che è un'opinione chiaramente personale e non giudico, ognuno ha le sue preferenze. Io dico solo che il Bayern l'anno scorso è stato una delle squadre migliori in assoluto in Europa. Xabi è un bravissimo allenatore e lo avevamo detto e non lo mettiamo in dubbio, ma il Bayern in questa partita su cui si stanno concentrando tantissime critiche per l'Inter doveva vincere a tutti i costi, mentre l'Inter un pochino meno a livello di esigenze in termini di classifica, per quanto anche l'Inter avrebbe dovuto vincere per chiudere i conti. Ma io ho visto una partita in cui comunque ragazzi, sì, il Bayern ha giocato bene, eccetera, eccetera, ma quando l'Inter teneva la palla, quando l'Inter aveva il possesso del pallone, anche il Bayern si è messo dietro col 5-3-2 e addirittura col 5-4-1 in alcune fasi, a fare tutta questa protezione dell'area di rigore. Poi hanno fatto tanti tiri da 30 metri e oltre, ma quando c'era da difendere, anche loro non si sono fatti problemi a fare questa fase difensiva molto, molto attenta. Magari giocano più spesso con una linea un po' più alta, ma comunque il 5-4-1 che viene criticato della fase difensiva dell'Inter, io l'ho visto fare anche a questo Bayer Leverkusen, in una partita in cui l'Inter nel primo tempo, dopo 10 minuti di difficoltà, ha praticamente prodotto gli stessi pericoli e le stessi anche expected goal del Bayer Leverkusen dentro il primo tempo e poi, l'abbiamo detto più volte, è crollata soprattutto nel secondo tempo. Forse anche per un fattore, diciamo, psicologico dentro, dove il pareggio ti potrebbe anche bastare come risultato, forse non sei propriamente in condizione. Loro stanno facendo una buona partita, soprattutto difensiva, nel costringerti all'errore quando provi a costruire e allora inconsciamente cominci magari un po' a difendere il pareggio. Ecco, quindi
Questo è leggermente diverso comunque dal messaggio che si vuol far passare sulla partita che ha fatto il Bayern e quella che ha fatto l'Inter. Ma continuiamo a sentire Antonio Cassano perché poi arriva quella che secondo me è un concetto che dobbiamo con forza smentire. A essere propositivo, a essere coraggioso, ad avere la palla. Quando Bastoni, oggi ho sentito, dice che il Leverkusen è meglio del City, dice una stupidaggine, perché vuol dare grandi meriti al Leverkusen per dire è più forte del City, ma noi con il City abbiamo fatto una grande partita. No, il Leverkusen fa una grande partita perché il suo allenatore studia, li fa essere coraggiosi, è un allenatore straordinario. Il nostro allenatore della nostra squadra cosa fa? Stranamente nelle partite complicate in Coppa dei Campioni cosa fa? Mette Taremi che deve correre dietro il mediano a sportellata a destra e a sinistra e poi mette uno fra Lautaro e Thuram. Ma noi non facciamo calcio in Europa, non facciamo calcio, noi facciamo sempre anche a City, a Manchester, facciamo una partita di contropiede. In Italia poi è talmente più forte che vince le partite, ti sembra che gioca bene, che domina. Il nostro allenatore, e ripeto, io lo continuo a dire e mi convinco sempre di volta in volta. Prima hai usato una parola pippa, non è una pippa, ma è un allenatore che a me non piace. Non è buono perché ha perso 2 scudetti, e lo dico sempre, poi posso essere palloso. Va in Coppa dei Campioni e prende delle rumbe. L'anno scorso è andato fuori con una squadra meno forte della sua, con l'Atletico Madrid. Poi va in Europa e l'Leverkusen, ripeto, togli Virzi, è molto più debole. Cosa vuol dire? Che l'allenatore del Leverkusen è molto più forte di lui? Vabbè, ne ha dette abbastanza. Tocca a me adesso. In Italia ti sembra che giochi bene quest'Inter? Ti sembra che domini quest'Inter? Seconda squadra per possesso palla, campionato stravinto l'anno scorso con tutte statistiche record, sembra un dominio quello dell'Inter e se c'è è solo e soltanto grazie al fatto che la squadra è clamorosamente più forte di tutte le altre, quindi ovviamente non ci sono meriti di Simone Inzaghi nella crescita di tutti gli interpreti di questa Inter che sono arrivati a questo dominio che c'è stato l'anno scorso e comunque all'ottima stagione che sta facendo l'Inter anche in questo momento, perché siamo comunque lì ad un passo dalla vetta e migliore italiana anche in Champions League. Va in Coppa dei Campioni, dice Cassano, e prende delle rumbe l'Inter. Io ragazzi sono andato anche a ricontrollare, ma voi vi ricordate delle rumbe prese dall'Inter in Champions League in queste stagioni con Inzaghi? Io a memoria sono andato un po' a spulciare, mi ricordo in casa del Bayern, sconfitta per 2-0 nei gironi, era il 2022, dove avevo avuto proprio l'impressione di una squadra, di un Inter che fosse una categoria sotto quel Bayern, cioè anche volendo non riuscivamo a creare pericoli e loro invece riuscivano comunque a vincere la partita in maniera autoritaria. In quella partita lì, ecco, non mi è sembrata comunque una rumba, ma mi è sembrata una partita in cui si è visto il dislivello. Poi la prima partita con la Real Sociedad al girone di Champions l'anno scorso, che però poi comunque alla fine abbiamo pareggiato. Quindi io di rumbe, ecco, non me le ricordo, ma a parte questo, l'interpretazione che Cassano poi dà alle parole di Alessandro Bastoni la trovo anche molto di parte e non mi trova d'accordo. Bastoni ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Libero che ieri abbiamo commentato in diretta e che mi è piaciuta molto come intervista e complimenti a Fabrizio Biasin per come ha fatto questa intervista, ne parlavamo ieri, ma vi consiglio di recuperarla anche sul nostro sito. Comunque in sostanza Bastoni risponde un po' a Cassano già in anticipo, anticipatamente a quello che avrebbe detto poi Cassano, perché quella che rilascia Bastoni è un'intervista che fa trasparire, secondo me, tanta maturità oltre che tanta ambizione. C'è un passaggio in cui dice: abbiamo abituato i tifosi molto bene ed è nostra responsabilità mantenere questo status di squadra che abitua bene i propri tifosi. E questa maturità e questa ambizione da dove nasce in Bastoni e non soltanto? Sicuramente da un percorso umano e professionale dove questi giocatori comunque crescono prima di tutto come uomini, chiaramente, ma anche da questa pippa di allenatore, evidentemente, per rispondere un po' a quello che dice Cassano. Perché? Perché nel frattempo anche Barella, che il giorno prima era uscita un'intervista a DAZN, Barella dice tante cose interessanti, ma 2 in modo particolare. La prima
il cammino in Europa è sempre quello che ti dà più fiducia, quindi il cammino in Europa con il riferimento a quella finale di Istanbul è sempre un cammino che ha portato questi giocatori ad aumentare in fiducia, consapevolezza e in voglia di tornarci a quel livello lì. E con chi sei arrivato in quella finale di Istanbul? Come ci sei arrivato a quella finale di Champions? Con un allenatore Pippa che dal primo anno ha sempre puntato a cercare di vincere tutto, a cercare di fare bene anche e soprattutto in Europa, parlando sempre del rammarico Liverpool per come è riuscito da quella Champions e per come volevi provare ad andare avanti già al primo anno nonostante le difficoltà. Secondo passaggio interessante delle parole di Barella, quando parla di Conte, che dice Conte ha messo le basi, Inzaghi ha aggiunto qualcosa e ora abbiamo trovato equilibrio, è uno degli allenatori più forti del mondo. Ora, è chiaro che soprattutto in questo momento non possono fare delle dichiarazioni in cui vanno contro l'allenatore, mi sarebbe abbastanza sorprendente, ecco, non è che possono andare a dire che Inzaghi è scarso o che non sono d'accordo con le scelte di Inzaghi, però non mi sembrano dichiarazioni tanto false e tanto di facciata. Se poi, come ci racconta anche la Gazzetta dello Sport in queste ore, e come hanno raccontato anche gli stessi giocatori, tra l'altro, perché l'ha rivelato lo stesso Bastoni, lo stesso Barella e non soltanto in prima persona, Bastoni ha rifiutato tutte le offerte dalla Premier, vuole rimanere qui anche perché con Inzaghi si sente nel vivo del gioco, proprio dal punto di vista tecnico. Barella non ha nemmeno preso in considerazione le proposte che sono arrivate dal Liverpool, dall'Arsenal e non soltanto. Di Marco, stesso discorso con l'Arsenal e altre squadre. Qualche tempo fa, oltre agli allenatori, anche i giocatori volevano andarsene ad un certo punto. Ora mi sembra una situazione molto differente e secondo me dei meriti all'allenatore vanno dati, come vanno dati a tutta la società e anche ai tifosi, assolutamente. Quindi alla risposta di Bastoni e di Barella che demolisce in anticipo Cassano, ne aggiungo una mia a cui tengo molto e che sto ribadendo più volte, perché il punto fondamentale non può e non deve essere che sei un vincente o una pippa. Siamo arrivati a queste estremizzazioni in nome dei click, ma non soltanto. Quindi non accetto che si possa essere soltanto un vincente o una pippa, binario, o 1 o 0. Il punto è che se l'avversario è stato più bravo di te, come lo è stato in questo caso il Leverkusen, anche con un pizzico di fortuna, bisogna fare i complimenti all'avversario perché questo è lo sport, punto. E lo sport non è dominio incontrastato, solo vittorie, vittorie su vittorie. I 9 anni di vittoria della Juventus non sono la normalità, non è una cosa che si può pensare di replicare così in maniera scontata. Sono assolutamente un'anomalia, sono un allinearsi di pianeti di un decennio in cui non ci sono state competitor credibili e invece ora vediamo un campionato molto più combattuto, vediamo quanto è cambiato il livello della Serie A, sia come competitività interna, ma sia per i risultati che anche le italiane fanno in Europa, visto che siamo ancora secondi nel ranking, che stiamo facendo piuttosto bene. Quindi per Cassano, ma anche per tutti gli altri, l'obiettivo è sempre quello di lavorare per vincere, per provare a vincere, senza nascondersi, a differenza di quello che invece fanno tanti altri, e se poi non si vince perché qualcuno è stato più bravo, gli si stringe la mano e si fa i complimenti. Si rosica, assolutamente, perché non si è mai felici di vincere, ma io non posso accettare, ecco, che una sconfitta in casa della squadra campione di Germania, che stava tra l'altro rilanciandosi con 5 vittorie consecutive, ecco, non posso accettare che questa sconfitta possa rimettere in discussione tutto quanto. Si parla di atteggiamento, tanto, si è parlato tanto di atteggiamento, ma l'atteggiamento della nostra squadra lo vogliamo giudicare su una partita sbagliata o su un'intera stagione in cui Inzaghi e tutti i giocatori stanno cercando di vincere tutto quanto, inclusa la Champions League? Scegliamo da che parte stare per il tipo di atteggiamento, perché da 15 anni a questa parte, solo io ricordo l'Inter di Mourinho e la Juve con Cristiano Ronaldo che partivano per puntare anche alla Champions in maniera dichiarata sostanzialmente e io direi che questa Inter, ha fatto un percorso nettamente diverso a queste 2 squadre per poter arrivare a puntare alla Champions, altro che atteggiamento da pippa quindi. Ne ho parlato anche nella newsletter di venerdì, che da quello che mi avete scritto avete apprezzato parecchio, quindi vi ringrazio. Per cui dai, ragazzi, soprattutto Antonio Cassano, ma signor Antonio Cassano, chiudiamo come abbiamo aperto, porta un pochino più di contenuto, anziché questa cacciara che ce n'è già abbastanza in giro.
Testa Lazio-Inter, che è il momento di decollare in campionato. Ne parliamo in diretta alle 19:30 e nel club di Passione Inter. Mi raccomando, vi aspetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, e per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.